Sì. Allora, direi come prima cosa andiamo a vedere le notizie e anche questa abbastanza discussa. Secondo. Oh no, non si sente. Oh, ora si sente. Ok, però vi siete persi la mia parte iniziale, mannaggia. L'avete sentito forse che ho detto che ero sul divano e c'è stata un video su fanpage? Ah, ok, allora e questo è l'importante, dai. Non lo so, capirò questi problemi, perché ho sempre problemi, diciamo. Sempre problemi e non si può andare avanti così con questa tecnologia. No, ah, ok, praticamente ho detto che ieri sera ero sul mio divano, comoda, e a un certo punto mi è apparsa il video di fanpage in cui dicevano che abbiamo clonato le email di Giorgia Melona, di Giorgia Meloni. E io ho detto, vabbè, come fai a clonare un'email? Vediamo, no? Cioè, bello, no? Però, vabbè, vediamo poi cosa faranno, lo vediamo dopo. E poi stamattina LinkedIn era pieno piena di gente che commentava questo video. E quindi mi sono detta, vabbè, commentiamo questo video, no? Vediamo cosa dicono, perché poi non l'ho finito il video. Ad una certa parte io ho detto, vabbè, basta, non lo seguo più. Però oggi lo guarderemo tutto e lo commenteremo, perché mi sembra una cosa molto interessante. Però prima vediamo alcune notizie, tra cui una che anche questa è stata molto discussa questa settimana, che è appunto il data breach che c'è stato a Discord. Vediamo. Sì, praticamente è arrivata quest'email ad alcune persone dicendo che. ehm, Ciao. eh, Dicendo che c'è stato un data breach e che potevano includere il nome, l'username di Discord. La cosa interessante è che è stato fatto un data breach ad una azienda terza che utilizzava Discord e, ed è stata presa appunto ed ha fatto un data breach al servizio clienti. Quindi diciamo ci sono varie informazioni tra cui ad esempio l'indirizzo IP o magari la foto della carta d'identità se qualcuno l'ha data al servizio clienti. Però insomma, però almeno non è stato, non ci sono informazioni riguardo la carta di credito o i messaggi di Discord o in generale l'attività di Discord o le password, quindi almeno questo va bene. Poi vediamo un po' il chart Agid cosa ci dice. Ehm, ok. Diciamo i temi della settimana. Vabbè, il settore bancario è stato quello più colpito da phishing, ovviamente, perché chiaramente si cercano di prendere sempre soldi col phishing. E vabbè, anche campagne di phishing anche a corrieri e agenzie delle entrate addirittura. Mm. Poi vabbè, quelle molto interessanti, quelle legate alle multe, no? Che ehm, c'è stato anche qualche attacco di phishing, appunto dove utilizzano il QR code invece del link classico dell'email di phishing, relativo alle multe di PagoPA. Però quella cosa che mi ha fatto interessare a questo è che a quanto pare è stata la prima volta che è stata osservata una campagna con riferimenti al sistema tessera sanitario e al Ministero dell'Interno. Questo non ho idea di cosa sia. Scusate la mia ignoranza. Ah, ok, la carta di identità elettronica, certo. È anche interessante che chiedevano di risolvere un finto captcha, cosa che rende ancora più fa sembrare ancora più vera, no? Un phishing. Se tu hai un captcha, magari.
Vediamo cos'altro. Ok. Ah, interessante anche... aspetta. Ah, ok. Ah, ok, questo del download di un archivio zip lo vedremo dopo perché c'è un altro articolo. E anche questo con JavaScript offuscato e la steganografia addirittura. Allora, la steganografia non è altro che praticamente una tecnica che nasconde dei messaggi all'interno di un'immagine. Altri file, sì, come immagini. Quindi interessante. Ok. Vabbè, poi i malware della settimana, diciamo, se volete sapere i nomi, però non so bene cosa facciano. Ah, anche qui, ok, questi malware sono stati, ok, sempre tramite email contenenti allegati in formato 7zip, RAR, GZ, XLS addirittura. Anche Forumbook pare che sia sempre con allegati in questo genere, però abbiamo anche un DocX. Agent Tesla, interessante. Sì, vabbè, tutte tramite zip praticamente. Anche qui zip, zip, ok. Vabbè, i phishing li abbiamo visti. E canali di diffusione. Predominanza degli archivi compressi. Vabbè, è chiaro perché comunque gli archivi non sempre sono scansionati da i meccanismi di filtro, no? Come per esempio mi è capitata una volta che ho fatto un test su un filtro di mail per un cliente e la cosa bella è che loro era molto avanzato, molto conosciuto questo prodotto, però la cosa bella è che loro per esempio scansionavano anche i zip compressi, no? Gli archivi compressi con le password. Però loro magari scansionavano password, ma non password 1, 2, 3. Quella non riuscivano a trovarla. È stata molto simpatica questa cosa. E, ok, e ovviamente attraverso la posta elettronica, chiaramente come phishing, perché poi è quello l'attacco più comune che si fa e anche quello che un po' si, diciamo, è più facile da eseguire. Poi c'è stata c'è una vulnerabilità su Unity, una code execution, quindi un'esecuzione di codice che permette appunto di eseguire codice su Android e addirittura fare privilege escalation su Windows. Praticamente la privilege escalation non è altro che scalare i privilegi dell'utente. Tipo io adesso sono un utente normale, ma ovviamente c'è magari l'amministratore o altri ruoli, però diciamo in generale si punta sempre all'amministratore o al sistema perché fa più danni. Unity sì, è un engine o engine boh, per sviluppare appunto videogiochi e c'è poi anche un video, quindi interessante, molto breve in realtà, però possiamo vedere. Ah, ok, non lo fa vedere, va bene. Pensavo mi facesse vedere qualcosa di più. Ho visto questo video e ho detto, wow, qualcuno lo fa vedere, invece non fa vedere niente, vabbè. Vabbè, non so benissimo come funziona, però possiamo trovarlo, sicuramente c'è, sì, c'è la CVE, possiamo magari vedere se ci sono più informazioni. Eh, sì, permette esecuzione del codice e accedere ad informazioni confidenziali. Sì. Ah, technical write-up. Vediamo. Ah, addirittura ha partecipato a un bug bounty. Ok, ok. Mhm. Sì.
Io non sono espertissima ora di Android, soprattutto delle classi, quindi vediamo. No, questo non ci serve più. Però, vediamo. Allora, lui dice che ha questo handler, chiamiamolo qualcosa che... Ciao Emanuela! E che questa, diciamo che in Android ci sono queste activity che sono in questo caso magari un entry point, no, per l'applicazione, quindi appena apri l'applicazione e solitamente si usa questo ADB che è praticamente un tool per fare debug, ma in generale se fate un penetration test anche su mobile, su Android, utilizzerete molto spesso ADB perché vi semplifica la vita e potete fare cose tipo il root o semplicemente anche fare l'upload dell'APK, no? Del file che vi servirà per installare l'applicazione. Ed è molto più semplice, quindi. Uh, quindi dice che questo Unity Extra parserizza questa command line, ok, questo comando. Ok, qui entriamo troppo nel dettaglio, no? Ah, ok, però qui è local attack, dai, magari ce la facciamo. Allora, lui estrae la libreria nativa di Android, che appunto è settata in true in questo Android manifest. L'Android manifest è un file eh, di Android dove ci sono configurazioni per l'applicazione, sì, le autorizzazioni, per esempio, alcune funzionalità, anche semplicemente i permessi che vi chiede magari quando scaricate un'applicazione è fatta anche fatta tramite Android, questo file. E dov'era? Poi lancia l'applicazione con questo argomento che punta alla libreria malevola. E poi quindi l'applicazione Unity caricherà ed eseguirà questo codice malevolo. Ah, ok, quindi lui si crea una libreria malevola che viene utilizzata da Unity, a quanto pare, e la usa quando lancia Unity. E ovviamente questa libreria malevola conterrà il codice malevolo, chiaramente. Dice che in alcuni casi potrebbe essere anche sfruttata da remoto, quindi non solo locale, quindi nella propria macchina, diciamo. Ehm, utilizzando questo, dice se l'applicazione è esportata, esporta queste activity con queste categorie. E quindi si può... perché poi... Ah, ok, perché poi utilizza lo stesso argomento di prima, ma in questo modo. Ok, ok. Vabbè, questa sarà la dimostrazione di prima, cioè, perché lo stesso video. Vabbè, insomma, c'è questa vulnerabilità. A quanto pare anche Steam e Microsoft hanno allertato gli utenti dicendo di aggiornare, quindi niente, ve lo sto dicendo solo per aggiornare. Poi, altra, altra notizia molto calda, chat control, ne ho parlato settimana scorsa, che solitamente questo, quando leggo che c'è la virgola davanti all'apicetta è perché l'ha fatto ChatGPT. Solitamente quando io gli chiedo correggimi questa frase, lui mi mette questa cosa. Però vabbè, vediamo, magari è stato un errore. Comunque, ChatGPT è una proposta dell'Unione Europea in cui praticamente loro vogliono far sì che le applicazioni come Signal, di messaggistica come Signal, WhatsApp, Telegram, eccetera, eh, facciano qualcosa in modo da
riuscire a leggere i messaggi cifrati. Detta molto brutale, diciamo. È molto più complessa di così, come la vogliono fare, ne ho parlato in un altro video, guardando anche il video di Hank. Però niente, immaginavo, comunque si era già detto che Signal, se dovesse passare chat control, probabilmente se ne va lascerà il mercato europeo. Perché comunque Signal è... Ciao Meliodas and Guitar. Ehm, lo aveva già detto che avrebbe lasciato il mercato europeo perché appunto Signal ci tiene particolarmente alla privacy e alla cifratura, anche se ultimamente ci sono state cioè hanno aggiunto una funzionalità che è molto discussa, però vabbè, lasciamo stare. E per esempio, esatto, la presidente di Signal lo aveva già detto che probabilmente avrebbe lasciato il mercato europeo. Vediamo, ci dovrebbe essere la votazione settimana prossima, il 14, quindi vediamo cosa succederà. E poi questa, molto interessante questa, perché parla che praticamente un data center è andato a fuoco in Corea del Sud e se il paese è andato in blackout. Mi ha fatto molto sorridere perché a quanto pare loro avevano quest'unico hub di questo data center, quindi niente, è andato a fuoco questo e si è spento tutto. Quindi sì, praticamente dici che sono stati rimasti paralizzati carte di identità dalla posta statale, campus, quindi molto interessante. Ah, dice che si stima che il ripristino completo del normale funzionamento richiederà almeno 4 settimane. Mamma mia. Insomma. Ehm, senza alcun backup rimanente. Ok. Ah, non l'avevo letto questo. Ok, le unità che ospitavano i backup si trovavano nello stesso edificio e sono state danneggiate insieme all'archiviazione principale. Quindi andando a fuoco questo hanno perso anche i backup a quanto pare. Oddio, poverini. Quasi un giorno per spegnerlo. Incredibile. Ok. Ok, poi c'è stata pure la morte di un dipendente, poverino. Oddio, cioè non pensavo fosse così. Io dicevo, vabbè, sarà solo perché c'hanno sto hub. Invece è stata molto più brutta di quello che pensavo, sinceramente. E poi, questa no, non è tanto interessante. E poi questa qui, che è quella che dicevo prima, che ne parlavamo dopo. Perché praticamente cosa hanno fatto qui? Questo gruppo, ops, ok, sì, ok, questo gruppo vietnamese, a quanto pare, ha fatto una nuova campagna di phishing in cui mandava praticamente uno zip che conteneva, qui dice un decoy PDF document, praticamente è un PDF esca, decoy appunto è un esca. La cosa interessante è che questo PDF in realtà era un file di collegamento. Non so se quando magari su Windows voi potete creare dei file di collegamento che non sono altro che... Non è l'applicazione vera e propria, ma è un collegamento all'applicazione vera e propria. Quindi quando cliccate, quella va a eseguire l'applicazione vera e propria, però è solo un link, diciamo. E, vabbè, oppure un eseguibile mascherato come PDF. Però dentro questo PDF poi c'era uno script PowerShell, quindi codice PowerShell, che non è altro che un programma di Windows in cui voi potete scrivere codice ed eseguire alcuni comandi e c'è una sintassi particolare. Magari vediamo se PowerShell. Non so se avete mai visto questo bellissimo ehm, terminale azzurro, praticamente questo, in cui potete
scrivere codice, per esempio qui, ecco, hanno scritto qualcosa e niente, è solo questo. E la cosa bella è che quindi questo PDF nascosto come un eseguibile o come un file di collegamento apriva poi un script PowerShell che comunque è una cosa comune, diciamo, no? Che esegue script in generale, codici che vengono ehm, allora, mi chiedono, una cosa che mi chiedo da sempre, potrebbe verificarsi una tempesta di tale intensità da mandare in tilt tutti i sistemi informatici del pianeta? Tempesta solare, intendo? Non lo so. Questa è una domanda particolare, cioè tempesta solare addirittura. Oddio, proviamo a chiederlo a Gemini. Vediamo cosa ci dice. Ma lo chiedo. Ok, dice solo un secondo. Sì, dice di sì. Dice una tempesta solare di intensità estrema. Oh, ok, scusate, non lo state vedendo. Ah, dice una tempesta solare di intensità estrema potrebbe mettere fuori uso ampie porzioni dell'infrastruttura tecnologica globale, causando interruzioni diffuse e prolungate che paralizzerebbero la società moderna. Quindi sì. Ah, dice l'evento di riferimento è la tempesta di Carrington del 1859, la più violenta mai registrata. E pare che ci siano stati vari danni. Quindi sì. Io non lo sapevo, ma ovviamente Gemini fa tutto. Ah, dici che i satelliti in orbita sarebbero i primi ad essere danneggiati, ovviamente. Ultimamente si sono ripetuti a breve distanza di tempo diversi eventi di tempesta solare, per quello me lo chiedevo. Ah, sì, sì, vabbè, però a quanto pare è già successo, cioè pare che sia successo nel 1859. Insomma, sarebbe particolare, molto particolare. E quindi tornando allo zip, sì, utilizza questo zip con dentro un PDF finto che esegue PowerShell, che a sua volta cosa fa questo PowerShell? Contatta un server esterno, cioè quei computer che stanno da qualche parte, cioè che rispondono anche alle nostre risposte. Per esempio, adesso io navigando su questa pagina ci sarà stato un server che mi ha risposto con questa pagina. E questa è la cosa bella però, perché con questo PowerShell loro contattano questo server malevolo che scarica il PDF finto, quindi effettivamente c'è un PDF, però è finto, e poi scarica un altro zip che contengono i file necessari per scaricare un programma di controllo da remoto, no? Tipo quelli tipo TeamViewer che praticamente poi potete installare, ma questi sono utilizzati più per quando dai servizi clienti, per esempio, quando magari succede qualcosa al computer e bisogna prendere il controllo del computer per risolverlo magari. Però la cosa che mi ha fatto proprio simpatia, diciamo, è che loro scaricano il PDF finto, così l'utente dice, vabbè, ce l'ho il PDF e non pensa che è un attacco, no? Quindi sta cosa mi ha fatto molto simpatica. Ok, ok. Mm, allora mi dicono, riguardo sempre alla tempesta solare, mi dicono, io me lo auguro ogni tanto in modo da smettere di lavorare per giustificato motivo, soprattutto quando al lavoro te le fanno girare di brutto, anche se so che la probabilità è molto molto bassa. Guarda, sono,
sono d'accordo con te, così magari non lavori, soprattutto no, noi che, vabbè, in generale, vabbè, se succede una roba del genere tutto si ferma, però non lo so, cioè, vabbè che smetti di lavorare, però poi non funziona più niente, quindi non lo so, anche perché poi ripristinare tutto, non lo so se... Allora, aspetta, chiedo a Gemini, ma è possibile ripristinare tutto? Poi... Vediamo cosa ci dice. Dice, in linea di principio è possibile ripristinare tutto, ma i tempi e i costi per un recupero completo dopo una tempesta sarebbero estremamente lunghi e complessi, misurabili in mesi o addirittura anni. Insomma, quindi va bene che non lavoriamo, però cioè, poi è un po' complesso, diciamo, vivere forse. No, non lo so, boh, vediamo, dipende da se ci adattiamo. Esatto, no? Andiamo a cacciare, a trovare cibo. Sarebbe interessante. Ehm, E, poi ultima notizia che si va a cacciare, sì, sì, si va a cacciare. E in qualche modo dobbiamo mangiare perché ad un certo punto allora andremo tutti ai supermercati a prendere, che ne so, scatolette di fagioli, di ceci e cose così perché quelle almeno come l'anime Dottor Stone. Esatto, esatto, capito? Dobbiamo rifare come lui. Quindi, allora io Oddio, però se io mi scarico tutte le puntate adesso, no? Così abbiamo delle risorse. Però poi possiamo vederlo fino a quando non mi si scarica il computer. Questo potrebbe essere un problema. Ok, carta e penna, quindi dobbiamo iniziare a scrivere tutte le puntate di Dottor Stone su carta e penna. Così abbiamo le informazioni che ci servono. Allora, qui invece cominciamo a prepararci, esatto, esatto, sì, sì. Adesso purtroppo l'ho finito, non lo so. Oddio, non lo so se ci sono ancora puntate. Ero in pari, però non so se ci sono altre puntate. Probabilmente sì, perché sì, la nuova stagione, probabilmente, chissà quando sarà. Esatto, meglio giocare d'anticipo. Però niente, lo dobbiamo riguardare tutto adesso perché dobbiamo fare il libro di istruzioni per un possibile futuro, per una tempesta solare. Proprio quando uno dice hai l'ansia e fai tutto per l'ansia, no? Vabbè. E proprio parlando di Gemini, visto che l'abbiamo utilizzato, c'è praticamente è stato scoperto questo Ashi Smuggling, che è su Gemini che praticamente è un tipo di attacco di prompt injection. Prompt injection praticamente è quando si riesce a dare dei comandi che in realtà non si dovrebbero dare, spiegandolo molto, molto... diciamo che dando questi comandi tu riesci a sovrascrivere i comandi basi che dovrebbe avere ChatGPT o Gemini o diciamo queste piattaforme. Ho fatto un video a riguardo, se volete andatevelo a vedere. E praticamente questo è un attacco di prompt injection, solo che la differenza sta in come viene visualizzato il testo dall'utente e da come viene utilizzato invece in Gemini. Perché allora Ashi eh, perché praticamente che cos'è questo Ashi? Praticamente è questo. No, questo non mi piace, questo non mi piace. Vabbè, sì, dai. È una codifica per, diciamo, i caratteri. Quindi A, B, C, tu puoi avere varie codifiche. E in questo attacco viene utilizzato l'Unicode, eh, dove praticamente sono... Ah, qui dice hash visivo. Ok, questo è perfetto. Mi piace questo articolo. Ecco, l'hash praticamente è questo, dove ci sono una codifica decimale, esadecimale, vabbè, quello che volete. Dov'è il mio mouse? Non trovo più il mouse. Oh, ecco.
Ah, ma sai che hanno fatto il libro per aiutare a ripristinare la civiltà? Diciamo che questa descrizione è molto grossolana, altisonante. Comunque l'hanno fatto e costa una sassata, ovviamente. Addirittura costa un sacco, ma scusa, ma come si chiama? Dimmelo così lo guardiamo. Ma è incredibile, non sapevo. Manuale definitivo per la ricostruzione della civiltà. Però se è un manuale definitivo, cioè, The Last Book, 114 euro addirittura. Ma è incredibile. Addirittura, cioè, fanno pure... Ci sono proprio i disegni... Però è fatto bene, devo dire, eh. Bello. Molto bello. Sì, 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 secondo me dovremmo pensarci. Ma questo è il trono di spade. Ti dicono come costruire un trono di spade. Bello, però è bello, devo dire. Molto bello. Wow. Poi, cioè, interessante che mi dice tutte cose di procedure civile. Va bene, va bene. Ok. Perché ovviamente dopo che ricostruisci la città devi studiare diritto civile. Va bene. Ok, tornando alla codifica, lasci praticamente, non stiamo qui a vedere come funziona, cos'è, così, ma l'Unicode invece è questo. Praticamente sono questi bellissimi disegnini che eh, è una codifica, quindi in questo attacco utilizzano questa codifica. E, e praticamente cosa succede? Praticamente in alcune sezioni, tipo i tag o altre sezioni, in questo caso si riferiscono ai tag, è possibile inserire questo payload, che sarebbe poi quello che tu vai a scrivere, utilizzando questo Unicode. E praticamente l'utente vedrà questi disegnini, però Gemini a quanto pare lo tratta in maniera diversa e quindi si riesce magari a iniettare un comando utilizzando questa codifica. E niente, non lo vogliono fixare, non lo vogliono sistemare. Ehm, e qui oltretutto chi l'ha trovato, non so bene. Ah, questo Victor Markopoulos. Ha detto che sono vulnerabili Gemini, DeepSeek e Grok, o Grok, non so. E dice che ha un alto rischio, perché in generale, no, ci sono i rischi quando si trovano delle vulnerabilità informazione, basso, medio, alto e critico. E questa in base ovviamente a quanto danno può fare. Quindi se non ha danno è basso e cose così. E questo a quanto pare è ad alto rischio perché appunto si integra con Google Workspace come calendario di mail, quindi è possibile magari iniettare un comando che fa qualche danno. Quindi, non so bene, cioè, dovrebbe essere... ah no, lo diceva forse? Tramite email, perché per esempio, appunto proprio perché è integrato con questa, si potrebbe magari mandare un'email con dei payload nascosti tramite un PDF e Gemini poi potrebbe magari prendere questo payload nascosto e utilizzarlo appunto per fare danni. Ma andiamo a quello che più interessa ed è questo. Perché niente, dice che è stata scoperta una falla, che poi falla è come la vulnerabilità, nella sicurezza dello Stato e che hanno clonato la mail di Giorgia Meloni. Ora, io leggo questo, dico, mamma mia,
Però vediamolo, vediamolo, perché è molto interessante. Allora, oh, qua, basso la musichetta. Se vi dicessi che anche le mail del governo, procura, istituzioni, alte cariche dello Stato possono essere clonate? Mi spiego meglio. Immaginate che vi arrivi una mail da Giorgia Meloni. Voi controllate l'indirizzo più volte e risulta essere quello ufficiale. È quello che è successo. Devo dire che è bella la musichetta, però. Grazie, Meliodas and Guitar. Non so se pronuncio bene il tuo username, scusami in caso. Eh, grazie, grazie. Purtroppo io cerco di spiegarle in maniera semplice, cioè, però mi rendo conto che anche io, cioè, io non le so spiegare in maniera semplice e infatti sto cercando anche di fare queste live, questi video proprio perché voglio anche migliorare a spiegare queste cose, no? Perché comunque è una cosa che in generale serve. Però se non capisci e ti interessa qualcosa, tu chiedimelo, io te la spiego, cerco di spiegartela, vedi, chiedo anche a Gemini. Quindi, però grazie comunque. Però continuiamo. Devo dire, dicevo, la musichetta è molto carina, devo dire, E molto... per un momento abbiamo pensato che potesse essere davvero reale. Una mail istituzionale clonata, non mandata a noi, ma magari a un altro ente istituzionale. Immaginate a quanti rischi può esporre. Questo è vero perché chiaramente se io ricevo un'email così da Giorgia Meloni o un altro ente riceve un'email da Giorgia Meloni o enti con enti, diciamo, può fare danni e in effetti sì, però vediamo. Questa è un'email inviata dal governo con dominio governo.it, o almeno così sembra. Questo è possibile grazie a una vulnerabilità scoperta dall'informatico Andrea Mavilla che permette di clonare email governative. Insieme a lui abbiamo condotto una serie di test con diversi. Vediamo chi è. Ehm, Palese, la Meloni ha voluto scaricare Photoshop dai video YouTube. Perché? Allora, sto tizio molto... cioè non lo conosco in realtà, chiaramente non è che conosco tutte le persone che fanno queste cose, però vabbè, c'è sto tizio che pare che ha scoperto una vulnerabilità. Indirizzi: Governo, Senato, Camera dei Deputati, Ministero dell'Interno, Giustizia, Nicola Gratteri, Procura di Napoli e Procura di Roma. Siamo di fronte a un caso di spoofing. È un Questo è vero, lo spoofing è esattamente questa vulnerabilità, quello che hanno trovato. Vediamo. tipo di attacco informatico che mette in atto diverse strategie per falsificare l'identità, dall'inglese spoof. Gli hacker modificano le informazioni come la mail e possono fingersi per Però quello che io dico è che non è che è un'email clonata, cioè è proprio sbagliato il termine clonare, secondo me, perché io se leggo clonare immagino che qualcuno ha accesso alla mia email, no? Cioè perché cloni, quindi hai la stessa cosa che ho io. Lo spoofing non è proprio così, cioè non è che cloni le email. Però, cioè, io non sono esperta di italiano, quindi ditemi se sbaglio. Ah, ok, dicono perché in quell'ex che ti dicono di eseguire come admin clona il monitor, non mi ricordo come si chiamava la roba. Ah, ma quindi c'è una ricerca su questo? Perché io ero interessata a capire, cioè, cosa hanno fatto, però sinceramente non ho cercato Non sono esperta di italiano, no? Ma quello che dicono, secondo me, cioè io non l'ho finito tutto il video, quindi forse è colpa mia. È colpa mia e lo voglio vedere quindi adesso, anche perché 3 minuti. Eh, però magari, cioè, perché
Cioè, quello che dicono secondo me non è proprio esatto, però se tu mi dici che questo è un'altra roba e mi mandi anche un link, magari non di phishing per favore, in cui ne parlano, guarda, io sono felicissima perché voglio capire cosa hanno fatto. Esatto, clonare un'email ha bisogno di avere accesso alla mail. Esatto, cioè è molto più complesso. Però vediamo, continuiamo. Ma loro parlano di spoofing, capito? Che spoofing. E chiudo questo. Lo spoofing praticamente, come dicono anche loro lo spiegano anche bene, è la falsificazione dell'identità. Quindi non è proprio un clone, quindi. Però, vabbè, Per vediamo. esempio, un'azienda per intercettare informazioni riservate, creare danni reputazionali, inviare malware, ransomware oppure rubare dati. Nei casi più gravi, per esempio se pensiamo agli indirizzi governativi clonati, anche potenzialmente creare incidenti diplomatici o. No, no, ma ne parliamo perché ho intenzione di far vedere alcune cose sullo spoofing. Ehm, quindi non so, magari. Poi il fatto, l'ho detto all'inizio, no, che stamattina ho aperto LinkedIn e c'erano un sacco di esperti, più esperti di me comunque, che dicevano le stesse cose che vi dirò adesso. Quindi ho detto, boh, forse non è proprio come dicono loro, però vediamo. Problemi di sicurezza nazionale. Pensate per esempio se la procura chiedesse agli avvocati degli indagati con una mail clonata atti e documenti per indagini in corso, oppure se il Ministero della Difesa chiedesse informazioni su armi, uomini e strategie a un distaccamento in missione. Questo tipo di spoofing è molto 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 insidioso. Ho fatto anche dei test con la CIA, dei domini governativi americani, non è fattibile utilizzare questa vulnerabilità. Infatti, non è impossibile proteggersi da questi attacchi. I protocolli che usano in altri paesi sono molto rigidi rispetto ai nostri e soprattutto determinati enti hanno in mano tutta loro la gestione dei domini, non darebbero mai a terzi come facciamo noi, soprattutto domini governativi. Ora questo non lo so, cioè sì, probabilmente il dominio non è altro che tipo, diciamo in generale, no? È la parte, diciamo, leggibile del sito web, quindi tipo youtube.com. Ora non so il governo italiano se a chi ha dato la gestione di questi domini, sinceramente questo non lo so. Noi abbiamo condotto decine di test. Chiaramente ci sono delle eccezioni, per esempio Gmail, a differenza di altri domini, in alcuni test è riuscito a segnalare sul proprio sistema Questo lo capirete dopo quando vi spiegherò questo attacco. i messaggi di ingresso da mail clonate. Quindi se a un account Gmail arriva un messaggio da parte della procura, ovviamente parliamo di una mail clonata, il servizio potrebbe segnalarlo. Non succede però il contrario. E infatti siamo riusciti a clonare indirizzi mail e inviare messaggi senza riscontrare nessun problema. Questa vulnerabilità nasce dalla frammentazione, diversi provider, configurazioni disallineate e leggerezze nelle policy SMTP, ovvero un manuale di comportamento per i server di posta che dice quali mail accettare, quali rifiutare e come trattare Questo è vero, questo è vero. messaggi sospetti. A sorprendere è che questa vulnerabilità riguardi anche indirizzi istituzionali che hanno a che fare con la sicurezza o con questioni di interesse nazionale. Quelli che avete visto, quindi, non sono semplici test, ma la dimostrazione di un'enorme falla nel sistema. Ok, diciamo che. Non lo so penso sia finito, no? Sì. Diciamo che qui la cosa che molti hanno criticato, vabbè, diciamo che in generale non dicono molto, cioè parlano dello spoofing ma senza dire come funziona. Ovviamente non sono tecnici, quindi capisco, è solo un'inchiesta, quindi chiaramente ci sta, però se tu parli di una vulnerabilità così grossa poi devi dare dei dettagli e loro non l'hanno fatto, quindi vorrei capire anche questo, come si chiamava?
Mavilla, cioè sarei veramente interessata a capire che cosa ha fatto, no? Perché io so cose, però non so cosa ha fatto. Quindi magari io adesso vi dico alcune cose, però magari poi è totalmente diverso, molto più complesso, no? Perché chiaramente non so che cosa hanno trovato. Eh, L'unica cosa che però il problema qual è di questo video? Il fatto che loro dicano che tu riesci ad impersonificare tramite lo spoofing un'email istituzionale o in generale un'email di qualsiasi persona. E questo è vero, lo puoi fare tranquillamente. La cosa però è sta che il problema non è il mittente, ma chi riceve. Eh, Perché ci sono alcuni parametri di sicurezza che vengono utilizzati in questi casi, che si chiamano SPF, DMARC e DKIM, che vengono configurati dalla parte del ricevente e anche dalla parte del mittente, poi vi spiego. E tramite questi tre si riesce a contrastare questo attacco di spoofing. Ora, che cosa sono questi qui? Allora, beh, cerco di spiegarvelo in modo semplice. Intanto ve li mostro. Esatto, questi qua. Sì, dai, questi tre qua. Che sono utilizzati appunto per prevenire queste vulnerabilità. Mm, No, no, veramente sinceramente non ho idea di cosa abbiano fatto. Cioè, però parlando di spoofing, immagino abbiano fatto semplicemente quello che vi andrò a spiegare. Però non ho idea di cosa abbiano, cioè cosa abbiano trovato. Onestamente non sono andata a cercarlo perché lavoro durante il giorno. Però magari lo cerco in caso ve lo dico su YouTube o sui social, non so, vediamo. Ehm, sì, sì, infatti Gmail le segnala, proprio perché Gmail controlla queste configurazioni. Ma quindi, allora, diciamo che l'SPF, che è questo qui, ehm, indica quali server di posta elettronica sono autorizzati a mandare le email con il tuo dominio. Praticamente il mittente, cioè in questo caso il governo, ve lo posso anche mostrare così, sì, perché comunque ci sono dei tool online, degli strumenti online dove, per esempio questo qua, Power DMARC, dove voi potete mettere, per esempio, governo.it, sì. Mm, no, non farmi inserire. Ah, Luca? Ah, Luca? Forse l'ho già trovato? No? Ah, sì, dovrebbe essere questo. Ok. Eh, governo.it. Vediamo cosa ci trova. Ah, please wait. Ok, scusate. Per esempio questo ce l'ha. Sì, vabbè, non ha questo, però diciamo gli standard dicono che almeno questi dovresti averli. Quindi che cosa sono? L'SPF è quello che appunto gli dici solo questi IP, che poi l'IP è quello che identifica un dispositivo, quindi il computer, il telefono e tutto ciò che è collegato ad internet, diciamo, e anche, sì, vabbè, ad internet, per farla facile, dai. Ehm, quindi con l'SPF tu dici questi IP sono autorizzati a mandare questi mail con il mio dominio. Quindi, per esempio, il governo ha questi IP, sono autorizzati a mandare l'IP, mandare un'email sotto governo.it. Poi abbiamo il DKIM che praticamente aggiunge una firma all'email, praticamente
il mittente ha una chiave privata e aggiunge questa firma all'email e il destinatario poi riuscirà avrà una chiave pubblica che viene data, poi vi spiego come, e riuscirà a verificare se questa firma è corretta, perché in generale questo serve appunto per l'integrità in questo caso dell'email, per vedere se qualcuno l'ha manipolata o se c'è qualcosa che non va. Si usa praticamente la firma, dove appunto si fa con la chiave privata e poi il ricevente potrà controllarla con la chiave pubblica. E poi abbiamo il DMARC, che praticamente è come una politica, diciamo, che dice cosa fare in caso c'è un problema. Cioè, se lui trova che l'IP non è autorizzato, cosa devi fare? E qui abbiamo tipo o niente, come lo fanno molti, oppure puoi avere tipo in quarantena e quindi lo mettono in quarantena, oppure, e quindi lo mettono nello spam, nella cartella spam, oppure rifiuta. Però, ora vi spiego. E quindi, in sintesi, è SPF è chi può mandare l'email per me. Di Kim è se l'email è autentica o intatta, quindi se nessuno l'ha modificata, e di Mark cosa fare se questi controlli falliscono. Tutte queste cose sono utilizzate nel DNS, che è una criptografia. Sì, sì. Tutte queste cose sono configurate nei DNS. Praticamente il DNS non è altro che tipo un elenco telefonico. Per esempio, anche questo sito, no? Noi scriviamo Power DMARC, però in realtà poi si avrà bisogno dell'IP, dell'identificativo, perché chiaramente il server ha questo IP e quando noi scriviamo questo, in realtà il browser deve sapere dove mandare la richiesta. E esistono questi DNS che è come un elenco telefonico, quindi tipo al nostro nome combacia un numero di telefono. In questo caso abbiamo questo sito web combacia un indirizzo IP e quindi manderà la richiesta all'indirizzo IP. Nel caso delle email abbiamo varie configurazioni in questo DNS, quindi non è utilizzato soltanto per l'indirizzo IP, però anche per configurazioni tipo come ad esempio questi qui, no? Quindi impostazioni di sicurezza oppure altre informazioni come per esempio, vabbè, altre informazioni. Magari ne faccio un video a parte poi per il DNS perché è interessante, molto complesso come sistema, però molto bello. E praticamente come funziona? Il mittente, in questo caso il governo, sì, sì, esatto, il DKIM o in generale la firma è un po' come il checksum per l'integrità, quindi vai a vedere che il pacchetto non è stato modificato, che è tutto a posto, anche che non ha errori, perché il checksum serve anche per controllare se ci sono stati errori. Quindi sì, sì, è così, simile. Ehm, quindi come funziona il mittente? Quindi in questo caso il governo pubblica nel DNS, quindi in questo elenco telefonico, diciamo una lista di IP autorizzati che dopo vi faccio vedere. Comunque sono cose pubbliche, tutti possono vedere. Poi c'è il DKIM, quindi anche qui applica una firma digitale all'email utilizzando la sua chiave privata. E il DMARC praticamente pubblica questa diciamo politica per dire al server ricevente cosa fare in caso questo controllo fallisce. Forse ci sono anche qui. Sì, sì, sì. Ecco, per esempio, qui il DMARC è in reject. Quindi i server che ricevono quest'email, una possibile email, dovranno rifiutare
l'email in caso falliscono questi controlli. Oppure, ecco esatto, qui lo dice, l'SPF, che in questo caso viene detto redirect. Dopo vi mostro, vi faccio vedere perché è molto, molto interessante. E poi abbiamo il DKIM, che abbiamo la nostra chiave pubblica. Quindi il ricevente utilizzerà questa chiave che viene data con l'email, quindi, perché se voi, cioè, aprendo un'email voi non vedete tutte queste cose, perché solitamente il DMARC si vede, e mi pare anche l'SPF. Probabilmente non si vede questo qui, però cioè non mi ricordo nei dettagli dell'email se si vede, sinceramente. Però in generale il server che riceve può richiederlo tramite DNS. Questo come si fa? Apriamo un terminale. Dove lo sta? Ok. E lo apriamo con Ubuntu, va bene. E quindi qual è il problema del video di fanpage? Probabilmente cosa è successo? Il server ah, non me la ricordavo la frase se poi fallisci che è di Saruman verso Gandalf sul monte Caradhras. Caradhras, ok. No, non me la ricordo. Sinceramente non guardo Il Signore degli Anelli da... Non lo so l'ultima volta che l'ho visto. È un po', sinceramente. Adesso è un po'... Cioè, quando ero all'università facevamo un maratone. Mi ricordo una volta abbiamo fatto la maratone dell'integrale, dei film integrali, delle versioni integrali, e in quella notte c'è stato anche il cambio dell'ora. Abbiamo iniziato tipo la sera verso, non so, le 9, le 10, abbiamo finito tardissimo. Ora non ricordo l'orario, ma forse erano tipo le 4, le 5. Una cosa assurda perché poi c'è stato il cambio d'orario e ha mandato un'ora avanti forse. Eh sì, perché poi era tardissimo e c'è una roba pazzi. Vabbè, però se li vuoi vedere devi vedere la versione integrale, diciamolo, cioè non puoi limitarti. Sì, la versione integrale del Signore degli Anelli mi sa tipo 4, no? Vediamo. Dice 3 ore e 48 la Compagnia dell'Anello, le due torri 2 ore e 48. Ah, strano che dura di più quella cinematografica. Il ritorno del re 4 ore e 23. Mamma mia, cioè tutto sommato sono 6, 9, più di 10 ore. Oddio, adesso non ce la farei a farlo questo. Vabbè, sì, li devi riguardare, cioè non puoi sottrarti da questo. Anche io dovrei riguardare, visto che non sapevo, non mi ricordavo la citazione, no? Vabbè. Allora, vediamo. Vabbè, You Shall Not Pass è famosa, dai, questa la devo ricordare, chiaramente. Domani ho Computer Vision e Dynamic Systems, si balzano. Ma cosa stai studiando tu, scusa? Perché Computer Vision... mm, cioè, io non l'ho studiato, però vabbè, io ho fatto informatica, quindi magari è diversa. Computer Engineering. Ah, ok, non sapevo che facessero anche Computer Vision. Vabbè, però chiaramente diverse. Tu sarai in un altro posto, non l'hai fatto dove l'ho fatta io, probabilmente. Non lo so, magari. Allora, il DNS. Il DNS, se vogliamo analizzare questi valori, e vabbè, chiaramente potete vederli anche su questi siti, cioè ci sono le stesse cose. Però potete fare, per esempio, diggoverno.it
txt. E questo vi fa vedere l'SPF, per esempio. Posso ingrandire? Sì. Quindi potete controllare l'SPF, che in questo caso, come dicevo, fa il redirect, perché solitamente... Dov'è? No. Perché solitamente l'SPF ha tipo... è che poi io dico SPF, no? Però ogni volta penso alla crema solare. Ogni volta che lo dico. Mi pare che era... Ma sì, dai, LLM sono belle, dai. Poi sono attuali. Anche tu... Curriculum Healthcare. Ok. Interessante, cioè non sapevo che c'era questo mix di... tra healthcare, medicina, quindi mondo medico e computer engineering. È interessante, dai. Siete in tre. Vabbè, ma cose così specifiche in effetti non so quante persone ci siano. Anche perché è molto specifico, cioè, anche se comunque tutti i maschi chiedono, vabbè, questo. Per ora sì, vabbè. Mi dispiace perché, cioè, vabbè, sono tre, cioè, comunque sono poche persone, dai. Già, comunque, la relatrice è donna. Va bene. Io non so. E, vabbè, solitamente l'SPF non è con Redirect, ma è un'altra. Vediamo se la trovo. Era tipo... ehm, non mi ricordo. Tipo interne o qualcosa del genere. Non la... Ah, ci sono o direttamente, ok, IP, o c'era una... Ah, include, ecco, ok. Che include appunto gli IP. Però in questo caso abbiamo questo redirect che praticamente loro fanno questo controllo dell'SPF utilizzando questo redirect e utilizzano questo palazzo pg.it. Quindi se noi utilizziamo questo, facciamo la stessa cosa, troviamo gli IP, tutti gli IP. Quindi in questo caso cosa sta dicendo al server ricevente? Che se ricevono un'email da questi IP con il dominio governo.it lo possono accettare. Se ricevono invece un'email da un altro IP, vabbè, qui sono molto vasti gli IP, sinceramente. Poi magari farò anche dei video su come sul network, perché qui abbiamo 24, 27, ma non voglio, diciamo, mettermi a parlare di questo, se no non finisco più. Ah, avevi provato ad entrare anche a Cyber Security, ma non ci sono... Ma perché con il test d'ingresso? Ah, vabbè, anch'io in effetti ad informatica. Eh sì, così tanti domini. Secondo me hanno incluso tutti gli IP che hanno, però ovviamente secondo me non sono utilizzati tutti per le email. E infatti una cosa che mi è venuta in mente è che magari c'è qualche servizio qui di questi IP, magari aperto, che si è potuto aprire, cioè si è fatto accesso in qualche modo e quindi è stata utilizzata questo IP per fare accesso, per mandare l'email in modo con spoofing, cioè utilizzando lo spoofing, ma da questo IP. In questo caso, allora può essere accettata, però forse no, perché comunque diceva che Gmail è riuscito a capire che non era vera, quindi forse no.
Non lo so, mi erano venute idee così, però non sono sicura. E poi include anche queste qui, che sono di Microsoft, quindi possiamo fare così anche qui, se vogliamo vedere gli IP, e anche qui abbiamo parecchi IP. Quindi loro non solo usano il loro IP, ma utilizzano anche roba di Microsoft, che comunque ci può stare. E quindi così noi controlliamo, cioè il server ricevente controlla gli IP che sono autorizzati a mandare email sul dominio del governo. Poi abbiamo anche il DMARC. Per controllare il DMARC bisogna fare governo.it.txt. E qui, per esempio, come anche visto dal tool, cioè dal sito online, vediamo che il DMARC, dov'era? Il DMARC è in rifiuta, e quindi lo vediamo qui. E poi c'è la chiave pubblica, come viene utilizzata. Qui c'è bisogno di alcuni selettori, che sono alcuni selettori conosciuti per il governo, e quindi qui devi conoscere quale selettore. Per esempio, utilizzando questo K2. Vabbè, il selettore non è altro che una stringa, cioè tipo qua una parola che cambia a seconda del provider, quindi i provider tipo possono cambiare questo, quindi ce ne sono alcuni di default, di standard. ehm, sì, può essere che utilizzano una VPN privata, ma il governo, sì, non sono esperta di questo, cioè sarebbe interessante vedere come funziona la rete all'interno del governo, ma non credo che ci siano molte informazioni. E in questo caso, quindi, per trovare il di Kim, si fa con il selettore K2. In questo caso io l'ho preso dallo strumento online, dal sito web. Poi si fa governo.it txt. No, ho sbagliato. Attenzione. Ah, perché mi sono scordata questa? Questo. Bam. E qui abbiamo la chiave pubblica. Quindi il server destinatario controllerà anche questo con la firma. Come funziona quindi? Avendo il DMARC in reject, il server... Facciamo spoofing al Pentagono. Non penso succeda così. Non penso sia così semplice, secondo me. Però ci puoi provare se vuoi, eh. Devi trovare solo il dominio. Creare un'email di phishing un po', capito, che credibile. C'è sempre un bug, hai ragione, però per trovarlo magari devi fare tentativi e se non ti copri bene, diciamo, possono anche trovarti. Ehm, Allora, qui il destinatario fa dei controlli. Il primo controllo che fa ovviamente è l'SPF, quindi va a controllare questi IP. E come fa? Lo fa tramite il received. Praticamente un'email. Vediamo se trovo qualcosa. No, non from myself. Ecco, nei dettagli dell'email. Ok, ecco, no. Nei dettagli dell'email voi avete questo received, che qui c'è l'IP da cui è stato mandato l'email. E quindi si va a controllare questo IP se cosa è successo?
si va a controllare se questa email, se questo indirizzo IP è tra gli IP che abbiamo trovato prima. Se è tra questi IP, tutto a posto, lo fa passare. Se non è tra questi IP e ha il DMARC in reject, dovrebbe rifiutarla. Dovrebbe. Oltretutto ricordiamoci che c'è anche il controllo della chiave pubblica, quindi ovviamente si va a controllare anche l'integrità dell'email. E poi c'è un altro controllo. Topolino Laccherino era entrato nei messaggi dell'esercito americano. Ah, tu parli di stacca, stacca, ci stanno tracciando. Vediamo, prendiamolo. Ehm, vediamo. Questa è famosa, è bella. Fishing on a sunny day in the open air without a single care. You hear me singing on my way. Miki, lui è l'uomo d'acciaio e adesso daremo una dimostrazione di hackeraggio di una banca dati che contiene dei dati che riguardano il militare. Provvederemo poi a Banca dati che riguardano il militare. dare i dati che ricaveremo da questa banca dati a distribuirli all'interno dei circuiti di controinformazione. Allora, in questo momento noi siamo collegati con una rete a pacchetti. Dice che il numero di carta di credito è autorizzato. Adesso sono autorizzato a entrare, a utilizzare tutti i servizi offerti dalla BICS. Chiedo di entrare nel servizio di database della difesa, che in questo caso è il numero 4. Ah, vabbè, questo sì. Tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica Ma in non lo materia so di se è disarmo. vero. L'item è il 3. Non lo so, devo vedere. Ho visto che c'è un video in E cui la dice la macchina mi dice storia che ci di sono Hackerino, 8 tipi di quindi argomenti disponibili. vabbè, vi Inizia con metto la dis- fine che è più le bello. connessioni schermata per schermata è un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, Ci stanno stacca, tracciando, stacca. stacca. Non lo so, ho visto che c'è un video qui che dice chi c'è dietro stacca stacca, la vera storia di Hackerino. Quindi forse lo vedrò, l'avevo iniziato a vedere a quanto pare, non l'ho finito. Forse scopriremo se è vero. Cioè io ho sempre voluto credere che è vero, quindi vediamo. E tornando al DMARC, eccetera, c'è anche un altro controllo che fanno. E vanno a vedere anche se il controllo SPF, oh, sbaglio sempre, cioè il dominio dell'SPF corrisponde anche al from. Perché sì, dicevo che praticamente c'è sia il from e sia il received. E quindi questi sono i controlli che fanno. E chiaramente se il server utilizza i controlli cioè sta dietro ai controlli che vengono settati, quindi il DMARC che per esempio qui è in reject, dovrebbe rifiutare l'email, semplicemente. Quindi o loro hanno fatto questi test anche su server di email. Hackerino lo dobbiamo ricreare con una qualità migliore aggiornata al 2025. Non è una cattiva idea, sai? Anche se avevano tutti sti cavi, queste maschere, non lo so, è un po' complicato da trovare. Però sai che non è una cattiva idea. Quindi il server o non aveva questi controlli oppure hanno fatto una vulnerabilità, hanno trovato una vulnerabilità o un test molto più complesso. Se è soltanto questo del DMARC, è una vulnerabilità già nota, lo spoofing è già noto, oltretutto ci sono anche gli open relay.
Bravo, manda Sora a ricreare il video aumentando la qualità. Mi sei piaciuto. Perché non utilizzare questi strumenti per cose importanti? Ehm, E, quindi questo, niente. Quindi non lo so. L'uso bello dell'AI. È vero, hai ragione. Ehm, Che poi, poverini, il governo.it ha uno score del 90%, poveracci, cioè, questi fanno tanto per fare tipo, per mettersi, per utilizzare le best practice, no? Le buone pratiche della sicurezza e questi dicono che non sono sicuri, poverini, cioè, mi dispiace. Ehm, Però sì, dai, praticamente è questo. Questa è ce l'ho fatta, vi ho detto cosa ne penso e cosa ne pensano anche tanti altri, visto che ve l'ho detto su LinkedIn, avevo un sacco di persone che parlavano di sta cosa. E mi sento... In che senso viene introdotta in ambito cyber security l'AI? Cioè se viene utilizzata o in che senso? Cioè, in generale, se viene... Allora, diciamo che è particolare come cosa, cioè ultimamente sì, ho sentito, c'è anche, non l'ho visto, però so che c'è un video di Hank in cui parla anche che dell'intelligenza artificiale che viene utilizzata per fare penetration test. Non ho visto il video ancora, però se volete vederlo. Ehm, Però il problema è che in generale dai dati sensibili, soprattutto se lavori in consulenza, devi comunque chiedere il permesso per fare queste cose perché sono dati sensibili. E secondo, potresti avere vari falsi positivi. E in più, cioè falsi allarme, no? E in più e in più il problema è che non sai cosa fa, cioè, cioè se tu chiedi a me di fare un penetration test, io ti dico cosa faccio e tu cliente mi puoi dire no, a me non piace che fai questa cosa, toglila dallo scope. Ovviamente io non sarei molto contenta, però lo puoi fare. Con un'intelligenza artificiale cioè, è complesso, no? Diciamo, ci sarà probabilmente, cioè, hanno anche iniziato a lavorarci, quindi probabilmente il mio lavoro sarà fatto dall'intelligenza artificiale. No, scherzo. Ehm, Però è probabile che verrà utilizzato molto di più, quindi sì, probabilmente per adesso non... magari è utilizzata meno per varie problematiche, però in futuro, cioè io me lo aspetto che verrà utilizzata molto di più. Però si potrebbe introdurre del machine learning del tipo cybersecurity in tempo reale. Sì, però è sempre un po'... cioè devi sempre controllare quello che fa e cosa dice, capito? Ehm, Cioè anche se lo alleni in cose tue, nel senso non gli dai troppo black box. Secondo me sì, cioè al momento secondo me sì. E quindi non sai cosa fa benissimo, cioè a meno che non gli dici lancia questo comando, fai queste cose, allora si può fare. Però non lo so, non sono molto, non so benissimo adesso cosa stanno facendo, so che ci sono varie cose, però sinceramente non mi sono informata tantissimo. Ehm, Però io me lo aspetto che a un certo punto molte cose saranno fatte con l'intelligenza artificiale. Però rimane sempre la cosa come gestisci i dati. Cioè, ovviamente se ti fai un modello locale, cioè nella tua azienda, potrebbe aver senso, così i tuoi dati sai dove vanno a finire, e anche come alleni il tuo modello. Quindi sì, probabilmente sarà fatto così e quindi i clienti anche saranno felici. Però mi fa ridere che l'altro giorno ero da un cliente
Sì, sì, no, ma si riesce già a fare piccoli modelli comunque in locale, quindi sì, è fattibile, diciamo. Ehm, Però mi fa vedere che c'è questo cliente che mi diceva che da loro stanno chiedendo un sacco di... con i nuovi chip CUDA. Cioè, prendiamo tutti i chip. Tutti quanti. Però non so quanto sia, cioè quanto poi ti viene a costare. Cioè, per esempio, una piccola azienda non lo so quanto potrà farlo, capito? Perché comunque devi avere potenza, quindi non lo so poi chi potrà fare questi test in questo modo, perché comunque costano. Vi raccontavo questa cosa e diceva che praticamente da loro, questo cliente, tutti si stanno tipo chiedendo se devono fare test delle chatbot, venderlo a 8K. Non lo so se... Tipo, io lavoro per una piccola azienda, non lo so se accetterebbe di comprarlo ad 8K, sinceramente. E quindi niente, si chiedevano se dovevano fare questi test di questa chatbot che utilizza comunque chiamate ad OpenAI. Quindi tutti in panico adesso che devono fare test di ogni cosa. E vabbè, niente, quindi diciamo c'è anche il lato negativo dell'intelligenza artificiale, cioè i clienti che chiedono cose. E quindi niente, interessante, vi lascio con la vostra, con Hackerino. Guarderò la vera storia di Hackerino, così vedremo se vuoi anche tu le API di OpenAI. Vabbè, in teoria le puoi avere, no? Cioè, se hai l'abbonamento le puoi utilizzare, no? Non sono sicuro. Sì, infatti io utilizzo quello gratis, mi accontento, va bene, cioè non ci devo fare cose strane. Ehm, 200 euro, mamma mia. Ah sì, c'è sì, sì, ok, ho capito, sì, hai ragione, hai ragione. Però no, le API, cioè, le API le puoi utilizzare anche con quello che costa meno, no? Cioè, so di persone che lo utilizzano, però non so bene quanto pagano. Ah, tu usi Perplexity? Sai che volevo dargli un'occhiata perché ne parlano molto. Gli darò un'occhiata anche a quello, sì, sì. Ciao Simona. Niente, Simona, sei arrivata alla fine perché stiamo chiudendo. Un anno gratis di Perplexity. Ah, interessante. E poi quanto costa? Lo cercherò. Perplexity. Come ChatGPT. Ok. Ah, ok. Lo utilizzerò perché ne ho sentito parlare Sì, infatti ChatGPT adesso con il gratuito, infatti mi sta dando fastidio, ogni volta mi dice, sto pensando, e dico, va bene, pensa, però, cioè, non mi interessa, certe volte gli chiedo solo, è giusta questa frase? In inglese, chiaramente per le mail io chiedo sempre a ChatGPT di correggermela, e lui ci mette 3 ore, o lei, non lo so. Noi in italiano non abbiamo il neutro, quindi devo dire lui, lei. Ci mette 3 ore, io dico, correggimi sta frase, così la mando, per favore. Però è colpa mia perché chiedo sempre a ChatGPT, purtroppo. Però adesso sto un po' cambiando con Gemini, vediamo. Quindi proverò anche Perplexity e vediamo. Sì, 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 sono modelli addestrati diversamente con task diversi, sì, sì, però era giusto una narrazione delle mie giornate di lavoro con ChatGPT. Va bene, niente, spero che avete capito
E niente, ci vediamo la prossima volta. Vado a mangiare perché ho anche fame. E quindi no, non mi farò di psic locale, dai, mo non esageriamo, va bene così, dai, per un'email non mi faccio di psic locale. E niente, niente, se dovete mangiare, buon appetito. E